Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e oggi vi parlo di un argomento un po' interessante secondo me. Oggi vi parlo dell'argomento dell'alcol, nello specifico la relazione tra l'alcol e le persone italiane e le persone americane, perché decisamente senza dubbio c'è una grande differenza tra le culture americane e italiane con l'alcol e quando e quanto spesso e come, praticamente tutte le cose dell'alcol. Quindi tanto vale, iniziamo subito. Ok, non è un segreto che gli americani bevono tanto alcol. Ovviamente forse è un po' di una battuta, decisamente è uno stereotipo che è vero, senza dubbio è vero, che gli americani bevono tanto alcol. Decisamente è una grande parte della nostra cultura, per il meglio, per il peggio. È una domanda che solo voi potete decidere. Comunque, decisamente c'è una grande cultura di bere qua in America dell'alcol, e ovviamente in Italia c'è anche una cultura di bere, nello specifico i vini. Mentre in America gli americani bevono tutte le bevande alcoliche, la birra, il vino, i superalcolici, tutte le cose, ma forse in Italia c'è più, non voglio dire c'è un'ossessione, ma forse in Italia c'è più, ovviamente più consumazione del vino in rispetto agli altri tipi di alcol. Comunque parliamo un po' dei fatti di questo argomento. In America l'età che si può bere l'alcol in modo legale ovviamente è 21. 21 anni per bere l'alcol in modo legale, mentre in Italia ovviamente è molto di meno, 16 anni. E secondo me questa cosa influenza tantissimo le culture tra i nostri paesi. Una grande statistica che immediatamente gli italiani bevono 4,4 bevande analcoliche alla settimana, mentre gli americani sulla media bevono 17 bevande analcoliche alla settimana, quindi è una grande differenza. E adesso il lato delle culture, perché in America, praticamente in America ubriacarsi, essere ubriaco è visto come una cosa molto figa, molto divertente. C'è pressione di ubriacarsi, di bere tantissimo alle feste, e praticamente è una cosa accettata di se c'è una festa e non si deve guidare, poi a quel punto è praticamente un po' aspettabile, un po' aspettato che questa persona si ubriaca un po' abbastanza. Mentre in Italia ovviamente essere ubriacarsi è visto come una figura di merda, forse non è una cosa che si vuole mostrare al pubblico. In America è visto come una cosa divertente se qualcuno bevesse troppo e svenire e forse vomitare, ovviamente, o fare le cose idiotiche, ovviamente le cose che sono imbarazzate, mentre è completamente l'opposto in Italia. Se qualcuno bevesse troppo in Italia, ovviamente questa persona è visto immaturo e praticamente è visto come un ragazzo, una ragazza. Direi che essere ubriacarsi in Italia è un po' è visto come una cosa riservata solo per i giovani, e ovviamente c'è un'età in cui quando qualcuno si fa questa età decisamente non si ubriaca tantissimo. E direi che gli italiani per la maggior parte bevono per gusto per il gusto per il gusto del gusto, per il gusto di godersi una bevanda, un calice di vino, un aperitivo, mentre in America di solito gli americani tendono a bere solo per il gusto di ubriacarsi. E ho notato una cosa un po' interessante, perché quando sono stato in Italia ho sentito un paio di persone mi dicono: non devo rallentare un pochino perché sto iniziando a sentirsi gli effetti dell'alcol.
E secondo me è un po' interessante perché in America, ovviamente lo scopo di solito degli americani per bere è di sentirsi di avere gli effetti dell'alcol. Quindi mentre in Italia le persone vogliono rallentare un po', ovviamente dipende completamente dal contesto, ma di solito direi che gli italiani vogliono rallentare e non sentirsi tantissimo gli effetti dell'alcol, mentre in America è l'opposto. Insomma, in America se qualcuno non si sta sentendo gli effetti dell'alcol, qualcuno forse direbbe a questa persona: oh, stai sbagliando con questa cosa, bla bla bla. E non posso parlare troppo della cultura italiana con questo argomento, ovviamente perché non sono italiano, ho vissuto solo 2 mesi in Italia, però direi che la cultura italiana insegna alle persone che la moderazione è la chiave quando c'entra l'alcol, mentre in America direi che non siamo insegnati di bere con la moderazione, anzi bere con la maturità, diciamo, con la responsabilità, diciamo, si può vedere tantissimo sulle pubblicità, che ogni pubblicità dice drink responsibly, praticamente bere con la responsabilità, praticamente dice non bere e guidare. E un'altra cosa della cultura americana è che l'abilità di bere tantissimo, diciamo, di gestire il suo alcol è visto come una cosa molto ammirevole, c'è questa ammirazione strana, forse un po' di peer pressure, non lo so, la pressione delle altre persone di bere, di confermare, di mutare alle cose normali della società. Ma l'abilità di gestire, di bere tantissimo è visto come una cosa rispettabile. Ovviamente forse non è per il meglio questa cosa, ma succede nonostante. Insomma, direi che la differenza più grande, la cosa che fa effetto più grande su questo argomento è che in America ubriacarsi è visto come una cosa figa. Non importa l'età della persona. Se una persona avesse 20 anni o 50 anni, non importa la differenza, è visto come lo stesso nella cultura, nella società di bere e di ubriacarsi, e non è visto come una cosa male, non è una figura di merda per la maggior parte. Se qualcuno bevesse troppo, vomitasse, svenisse, mentre è completamente l'opposto in Italia, e secondo me questa è la grande differenza, la differenza più grande tra le nostre culture, e decisamente è un argomento molto interessante, almeno secondo me, perché praticamente è l'opposto con fumare, che forse è un altro argomento per il futuro. Comunque questo è quanto per oggi, grazie per aver guardato questo video, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questo video sia stato interessante. Ci vediamo al prossimo, a presto, ciao!